Ciao a tutti e benvenuti in Ballon Pro Studio. Sono Giancarlo Ruggeri, un Ballon Artist con 20 anni di esperienza e ho creato questa piattaforma per mettere a disposizione di tutti i colleghi gli strumenti che avrei sempre voluto avere fin dall'inizio della mia carriera. Andiamo subito a scoprire questo sito di strumenti meraviglioso. Dunque, la prima volta che accedete al sito vi verrà chiesto chiaramente di effettuare la registrazione. Vedremo poi in un video separato come effettuare la registrazione ed il primo login. Questo vuole essere solo un video di presentazione di tutta la piattaforma di strumenti, di tutta la suite di strumenti. Il sito, come ho detto, è ballonprostudio.com e si presenta in questo modo. Questa è la home page, dalla home page avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno, quindi il numero di tool, le funzionalità dei tool, quali sono i tool, sono 7 al momento i tool, alcune recensioni, i prezzi, che poi ne andremo a discutere successivamente, e alcune domande frequenti. Andiamo subito a capire quali sono i tool. Gli strumenti che abbiamo a disposizione li troviamo nella pagina con tutti gli strumenti e sono Event Designer, Calcoli 3D Pro, Duplet, LinkX, LinkGrid e Alternate Sites. E poi abbiamo una vecchia versione di Calcoli 3D Pro che era il Calcoli 3D. Tantissimi nuovi tool verranno sviluppati nei prossimi mesi che andranno ad arricchire questa già molto ricca suite di strumenti per Balloon Artist. Dunque, veniamo a noi. Event Designer, che cos'è Event Designer? Event Designer è uno strumento che vi permette di poter effettuare caricamenti di immagini. Per esempio, prendiamo una immagine del genere. Posso decidere di andarla a riposizionare, eccetera, eccetera. Posso rimuovere lo sfondo. In questo caso scelgo una cosa veloce. È un tip di rimozione dello sfondo, quindi va a rimuovere lo sfondo del soggetto. Potete scegliere 3 funzioni di rimozione dello sfondo, quella basica, quella che stiamo utilizzando adesso, che vedremo che già è abbastanza funzionale. C'è una versione intermedia e una versione invece avanzata. Cambia solo il tempo di elaborazione. Dunque, questo è il risultato, penso che sia già accettabilissimo. Qui è un po' come un editor, insomma, testuale e visivo, un po' come vuole essere anche Canva, dove vado ad inserire l'immagine, vado a prendere, vado nella sezione palloncini e posso andare a creare i miei palloncini, quindi posso scegliere il colore dei palloncini, posso andarli a posizionare, andare anche nella sezione cluster, volendo posso scegliere anche qui il colore del cluster e scegliere già dei cluster preformati di quella di quel colore e li vado a posizionare. Una volta fatto questo non faccio altro che andare a fare l'esportazione. Ha anche l'esportazione in JPEG o l'esportazione in PDF. Ha anche una funzione molto molto bella che servirà e verrà completata, diciamo, con altre funzionalità, che è la versione 3D. La funzione 3D dove io posso andare a vedere su un piano tridimensionale i palloncini che ho messo, posso andarli a spostare, ad ingrandire e fare tutto quello il necessario, insomma, per poi andarlo a vedere di nuovo in versione bidimensionale. Oltre a tutto questo, ancora in beta c'è la pagina oggetti, dove posso per esempio andare ad inserire dei pannelli o piuttosto che una vela rossa, andarla a posizionare dietro, davanti, insomma. Poi faremo un video dedicato solo all'Event Designer. Oltre all'Event Designer abbiamo altri tool che sono tipo il Calcoli 3D Pro. Questo è uno strumento che io amo tantissimo, l'ho ideato in base alle mie esigenze e adesso ho voluto metterlo a disposizione di tutti i miei colleghi perché lo trovo veramente utilissimo. È un tool di calcolo dimensioni delle duplet. Quindi, che cos'è sostanzialmente? Ho delle figure che sono cilindro, cono, sfera e mongolfiera. Nel caso nostro, per esempio, vedete, vado a selezionare la sfera, vado a selezionare il cono,
vado a selezionare posso mostrare il contenitore, non mostrare il contenitore, vederlo in vista esplosa in Garland, quindi, e andare a vedere le dimensioni delle Garland e farmi un report, insomma. Come funziona? Cilindro, voglio, per esempio, vediamolo in versione normale, ok, voglio un cilindro di 100 cm di diametro, l'altezza deve essere 200 cm, ed ecco che si va già a ricomporre. Non 8 palloncini, ma bensì voglio per esempio un 18 palloncini, e in automatico mi andrà a creare le dimensioni che sono in centimetri. Se le voglio in inch vado su inch, che sono 5 pollici 83 e 4 pollici e 30 tra interno ed esterno. Ok? Questo è il calcolo di 3D e lo posso fare con qualsiasi figura, anche con la mongolfiera. Chiaramente adesso è sproporzionata, diametro massimo possiamo fare un 200, 2000 è troppo, 200, numero di diametro della base facciamo un 80, ecco qua, altezza 200, palloncini possiamo mettere anche un 24, 28, ok. Ecco la nostra mongolfiera, che anche questa qui posso vedere senza contenitore, ok, in modalità esplosa. Tutte le Garland che compongono la nostra mongolfiera, posso fare poi l'esport del PDF. Torniamo agli altri strumenti. Altri strumenti, già adesso il sito è ben ricco di utility da poter utilizzare nel lavoro. Quello che abbiamo voluto inserire adesso sono dei classici editor di wall o di figure con le tecniche di duplet, link X, link grid e alternate sites. Ne prendiamo uno in considerazione. Come questo funzioneranno bene o male tutti, cambierà solo la predisposizione. Prenderemo il tool per esempio di duplet, quindi in questo caso la disposizione sarà duplet. Se utilizzeremo l'alternate sites, la disposizione sarà in alternate sites. Ho la modalità esplosa, posso ruotare la griglia. Allora, come funziona? Strumenti, duplet, ecco qua. Come funziona? Primo pannello, dimensioni. Nelle dimensioni io vado a scegliere o manualmente le dimensioni di quante duplet vado ad inserire, il numero di righe, il numero di Garland, quindi che vado ad ottenere, e questo non è altro che uno zoom classico. Per esempio se qui lo voglio 26, aggiorno e mi si aggiorna, mi ci aggiungono 2 righe sotto. Inversamente, mettiamo caso che io ho a disposizione, voglio un murales, quindi vado nella sezione di calcolo inverso della griglia, voglio un murales di 300 di altezza e 500 di larghezza, altezza 300, e palloncini 4 pollici, questo in pollici. In automatico mi dice inserendo 4 pollici calcola la griglia ottimale, sono 49x35. Ok, dezoom, ed ecco qui che abbiamo la nostra griglia che di duplet, che se gonfiata a 4 pollici ci darà un risultato approssimativo di 502x300t. Sappiamo che da tenere con le pinze questo risultato, perché dipende molto dal gonfiaggio dei palloncini, dal montaggio delle Garland, dall'assemblaggio del muro, da tantissime altre cose. Insomma, è molto soggettiva questa cosa, però è indicativa, nel senso che ci dà un'indicazione molto valida su quella che può essere la dimensione finale del progetto. In colori, nella tab colori non faccio altro che scegliere colori, aggiungerli alla palette. Voglio colori strani, scelgo colori come voglio, qualsiasi colore voglio, vado ad inserirlo e lo aggiungo alla palette. Posso colorare con quel colore, posso scegliere un altro colore. Nella sezione disegno invece c'è la barra seleziona tutto, nel caso in cui io volessi selezionare tutto e andarlo a fare di un unico colore. Nel riepilogo, aspetta, facciamo così. Nei colori, scegliamo un altro colore, facciamo, ecco qua, c'è un bel disegno rosso al centro del muro. Nel riepilogo abbiamo tutti i palloncini divisi per colore e il quantitativo dei palloncini utilizzati. Se clicco su un colore qualsiasi, per esempio il rosso, in questo caso clicchiamo sul verde perché si vede meglio, si seleziona. Quindi se vado in colori e clicco poi sul rosso, vedremo come vado a cambiare anche il colore
quindi selettivamente vado a sostituire un colore con un altro. La cosa di cui più ne vado fiero è il Magic Tool. Che cos'è il Magic Tool? Aggiorno un attimo la griglia, vado in, mettiamo per esempio, facciamo 50-80, altezza, aggiorno griglia, riduco qui. Il Magic Tool non è altro che un strumento, per l'appunto, che permette di caricare un'immagine, come sto facendo adesso. Eccola. Apro. Posiziono l'immagine, genero lo schema, do ok ed ecco che in automatico il tool mi ha generato lo schema dell'immagine che sono andato a sovrapporre. Questo è uno schema che posso esplodere, posso andare a modificare volendo, quindi posso andare a ricolorare, cambiare il colore, posso andare a semplificare, perché ecco che adesso entra in gioco questo qui, che è una sezione di semplifica dove prende i colori più vicini e li va a raggruppare. Se io qui aumento, vedremo, vedete che cambia piano, vedete come cambia? Ecco. Qui da 131 colori li ha portati a 45. Applico la modifica, ok. Ed ecco qui che abbiamo già dei colori. Adesso se vado in riepilogo avremo già dei colori più definiti. Bene, questo è il tool duplet. Come il tool duplet abbiamo detto che funziona il tool link X, il tool link grid e il tool di alternate sites. Un'altra sezione molto importante del sito è senz'altro la sezione Marketplace. Che cos'è il Marketplace? Il Marketplace vuole essere un luogo di scambio di template per la balloon art. Attraverso questo Marketplace è possibile infatti fare il download gratuitamente, se sono progetti gratuiti, o a pagamento, di template per la balloon art. I venditori possono decidere di mettere in vendita i propri template creati sul sito, di metterli in vendita o di metterli a disposizione degli altri utenti della community gratuitamente, come in questo caso dove sono presenti 5 template scaricabili gratuitamente e per scaricarli, insomma, basta semplicemente andare a cliccarci sopra, andare, nel nostro caso già l'abbiamo scaricato, quindi ci dice già acquistato, vado in miei acquisti e apro il progetto per modificarlo. Vi dà la possibilità quindi di modificarlo, a me dà la possibilità di modificarlo perché sono un utente premium. L'utente non premium, quindi l'utente senza abbonamento e con periodo di prova scaduto, può visionarlo ma non può modificarlo all'interno del tool. Se avete domande o avete bisogno di supporto, non esitate a contattarci. Vi ricordo che potete provare il software e la suite di strumenti Balloon Pro Studio gratuitamente per 7 giorni. Al momento della prima registrazione vi verrà dato un periodo di prova valido per 7 giorni. Al termine potete scegliere se abbonarvi o meno. Balloon Pro Studio, pensata da un balloon artist per balloon artist.